Las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos cesaron oficialmente el año 313 con el llamado Edicto de Milán. Thus began a new era for the Church, in which the Emperor, in this case Constantine, placed it under his protection. En la Ciudad Eterna y en otros lugares del imperio se levantaron grandes basílicas cristianas. La más antigua y la más importante desde hace 17 siglos es la del Santísimo Salvador. Posteriormente se le agregaron los títulos de San Juan Evangelista y de San Juan Bautista. Hoy día se le conoce como San Juan de Letrán. Es la catedral del obispo de Roma, el Papa, y por esto tiene el título honorífico de Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. It was consecrated by the Pope St. Sylvester in the year probably in 324. Hasta poco tiempo antes, los emperadores como Diocleciano perseguían el cristianismo, causando numerosos mártires. ¿Qué hizo que todo cambiase de repente? Siamo ora al Ponte Milvio, la cui origine risale al II secolo a.C. e che per 2 millenni ha permesso a viaggiatori e pellegrini provenienti dal nord Italia o da altre zone del continente di raggiungere la città. Il 28 ottobre 312 si svolse qui una battaglia di importanza storica, in cui Costantino sconfisse il suo rivale Massenzio. Costantino attribuì questa vittoria all'intervento di Cristo. Tradizionalmente si parla della visione di una croce o delle prime 2 lettere di Cristo in greco, il monogramma che ritroviamo in molte iscrizioni cristiane. Allo stesso tempo avrebbe percepito queste parole: in hoc signo vinces, con questo segno vincerai. Dopo il successo in battaglia, l'imperatore cercò l'alleanza con il Dio dei cristiani, convinto che avrebbe protetto il suo impero. Ora stiamo davanti all'arco che il Senato romano dedicò a Costantino nel 315, in cui si riconosce che la sua vittoria fu aiutata di una divinità, però per la prima volta non un dio pagano. In gratitude to the Christian God, Constantine called off the persecutions and began to build the churches. The first of these was St. John's Lateran, where we are right now. Hasta entonces, los fieles cristianos se reunían en casas o en otros lugares donde existía un aula o una sala amplia. But Constantine wanted to build a magnificent and sumptuous building. Para hacerlo, se inspiró en las aulas de los palacios imperiales y también en las basílicas civiles. Esto con el fin de poder tener una construcción que lograra albergar a una gran multitud. En el ábside del aula imperial se mostraba el emperador en toda su gloria. Now, in the Christian Basilica, that place will manifest the empire and the majesty of Christ, the true God. And it is there that the celebration of the Eucharist will take place. Este modelo de basílica ha sido reproducido en infinidad de iglesias en todo el mundo hasta nuestros días.
its 1700 years of history, the Lateran Basilica had underwent fires, earthquakes and sackings. And the major remodeling was done by Borromini in 17th century, which is what we see today. Constantino promovió también la construcción de basílicas en Tierra Santa y su madre, Santa Elena, trajo algunas reliquias de la Pasión de Jesús a Roma. Santa Elena cercò e trovò miracolosamente preziose reliquie della Passione di Cristo, alcune delle quali sono conservate nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, dove ci troviamo. Here was the Caesarean Palace where St. Helena lived. It was later on transformed in one part to become a basilica. Si dice che le fondamenta di questa basilica siano state gettate con la terra portata dal Calvario. Per questo a Roma la chiesa fu ribattezzata Santa Croce in Gerusalemme o semplicemente Gerusalemme. Three pieces of the cross of Christ, a nail, and some thorns of the crown are venerated here. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Pilato compose l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, ed aggiunge che era scritto in ebraico, in latino e in greco. Here is a fragment of this sign, which is written in 3 languages. The curious thing is that it is written in a Semitic way, that is to say, from right to left. Per secoli, il Venerdì Santo, il Papa ha celebrato la liturgia in questa basilica, dopo aver camminato a piedi nudi da San Giovanni in Laterano, che si trova poco distante.